Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come realizzare questa borsa fatta tutta di trecce. Anche il manico è pieno di trecce. A me piace tantissimo. Io all'interno sono andata anche a rivestirla, vi faccio vedere come l'ho rivestita. Questa borsa è un pochino complicata, quindi la sconsiglio per i principianti, per le persone che si stanno approcciando da poco all'uncinetto. Lo schema non è difficile, però ci vuole molta manualità, ci vuole molto tempo e in alcuni casi ci vuole anche un po' di intuito. Naturalmente io la sono andata a fare nera, ma voi potete fare qualsiasi colore. Potrebbe sostituire una borsa a bauletto. Non mi voglio dilungare molto, andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare un cordino nero e un uncinetto da 4,5 mm. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. E vado ad avviare 26 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Terminate le catenelle, entro nel primo punto, però vedete, qui ho la V. Io vado a girarlo e vado a entrare qui in questo filo, così. Spero di riuscire a farvelo vedere bene perché il filo è nero. Ho la V, io lo giro e trovo qui un filo. Quindi vado a entrare nel primo punto in questo filo e faccio una maglia bassa. Faccio una catenella. Questa va a sostituire la mia prima maglia alta, quindi vado a segnare l'inizio del giro. Ora getto, vado a entrare nello stesso punto, quindi sempre qui, faccio vedere, nello stesso punto, sempre qui, vado a entrare dove ho fatto adesso la prima maglia bassa e faccio una maglia alta. Quindi è come se fossi andata a fare un aumento di maglie alte. Sono 1, 2 nello stesso punto. Ora, lavorando sempre posteriormente, quindi sempre prendendo questi fili, davanti ho la V, io lo vado a girare e vado a entrare qui. Vado a fare una maglia alta in ogni punto per un totale di 23 maglie alte. Quindi 1, entro qui. 2, 3, 4, 5 fino alla fine della riga. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Vado a concludere sempre posteriormente, quindi non vado a lavorare sulla V, ma vado a lavorare posteriormente con 2 maglie alte nello stesso punto, quindi un aumento di maglie alte. 1, entro nello stesso punto
2. Ora di nuovo faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto e faccio una maglia bassa più una catenella. Questa rappresenta la mia prima maglia alta. Ora getto, entro sempre nel primo punto, quindi nello stesso punto, e faccio una maglia alta. E ora vado a fare 25 maglie alte, una in ogni punto. Io vado a segnare l'inizio del giro perché dopo non vorrei sbagliare. Dicevamo 1. Questa volta vado a lavorare nel punto per intero, entrando nella V. Qui vedete c'è questa V. Io vado a entrare nel punto per intero. 2. Entro nel punto per intero. 3. Vado a concludere anche questo giro con 2 maglie alte qui dove sono partita, che ho messo il marcatore. Ecco, ora capirete perché ho messo il marcatore, perché qui ci si può facilmente sbagliare. Quindi getto, tolgo il marcatore, entro e faccio la prima maglia alta, sempre nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. Così ho terminato anche questo giro. Ora mi fermo, mi serviranno un po' di marcatori, vado a partire da qui, dalle catenelle iniziali. Vado a girare il lavoro, inizio nella prima, metto un marcatore. Ora vado a contare 5 punti di divisione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto metto il marcatore. Di nuovo conto 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto metto il marcatore. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto metto il marcatore. Uno, 2, 3, 4, 5, nell'ultimo punto metto il marcatore. Quindi devo avere in totale 5 marcatori. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, vado a entrare qui nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, questa rappresenta la mia prima maglia alta. Da qui vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a entrare qui, vedete qui dove ho messo il marcatore, c'è come una V, io vado a entrare in costa, così. Prendo il filo, faccio una maglia bassissima. Ora vado a lavorare all'interno della catenella e vado a fare una maglia bassa, 6 maglie mezze alte, quindi getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ora vado a fare 3 maglie alte nei prossimi 3 punti, quindi cerco di farveli vedere così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a entrare qui nello stesso punto di prima, sempre in costa, faccio una maglia bassissima e ripeto la stessa sequenza all'interno delle catenelle, una maglia bassa, 6 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nuovo vado a lavorare nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3 e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a entrare qui dove ho messo il marcatore, sempre in costa. Faccio una maglia bassissima e vado a fare lo stesso procedimento con la catenella, quindi una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado di nuovo a lavorare nei prossimi 3 punti, 1, 2, 3 e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a entrare nello stesso punto, sempre in costa, faccio una maglia bassissima e ripeto la stessa sequenza con una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Di nuovo, nei prossimi 3 punti, 1, 2, 3, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3 e vado a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Terminate tutte le trecce, vado a concludere il giro con una maglia alta qui nell'ultimo punto. Se ricordate, sono partita con una maglia alta, quindi devo terminare con una maglia alta. Quindi entro qui dove ho il marcatore, prendendo il punto per intero, chiudo 2 e chiudo 2. Tolgo il marcatore. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, in questo caso rappresenta la mia prima maglia alta. Ora getto, vado a lavorare al centro delle trecce. Se andiamo a guardare bene, vi faccio vedere, ho 1, 2, 3 punti da lavorare. Salto qui, vedete ho le due trecce e ho 1, 2, 3 punti da lavorare. Ancora salto e ho 1, 2, 3 punti da lavorare. Quindi cosa faccio? Vado a fare una maglia alta in ogni punto, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia alta, 1, 2, 3. Ora, vedete, mi trovo il gruppo di maglie mezze alte della treccia. Questa non la tocco. Salto direttamente al punto successivo, qui, e faccio 3 maglie alte. 1, una in ogni punto. 2, 3. Ora mi trovo di nuovo di fronte alle maglie mezze alte della treccia, eccole. Queste non le vado a toccare, vado a lavorare subito il punto successivo. Vado a lavorare i prossimi 3 punti, vedete? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di nuovo getto, salto, vedete, le maglie mezze alte della treccia e vado a lavorare nei punti che seguono. Sono 1, 2, 3.
1, 2, 3. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Fatti tutti i gruppi da 3, in totale ho realizzato 28 maglie alte, vado a fare la 29esima qui dove ho il marcatore. Quindi vado a togliere il marcatore e faccio una maglia alta. Vedete? Ho iniziato con una maglia alta e poi sono tutti i gruppi da 3 fino ad arrivare qui che c'è l'ultimo gruppo da 3 e poi una maglia alta. Proseguo con una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono la mia prima maglia alta. Segno l'inizio del giro. Da qui vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado all'interno della prima treccia, vedete, questa è la mia treccia, io vado ad aprirla e vado a passare qui sotto. C'è una fila di maglie alte, vado a passare sotto la seconda fila di maglie alte, la centrale. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Da qui vado a lavorare di nuovo sulle catenelle con una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a lavorare nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3 e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a passare sempre qui sotto al punto che vi ho appena fatto vedere e faccio una maglia bassissima. Ora vado a lavorare le catenelle e faccio una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Nel prossimo gruppo da 3 maglie alte vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado qui al centro delle trecce. Vado a passare sotto a questo punto. Faccio una maglia bassissima e vado a lavorare la treccia. Una maglia bassa, 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Ripetendo lo stesso procedimento sono andata a fare 1, 2, 3, 4, 5 righe con le trecce e 5 righe con le maglie alte. Ora vado a proseguire. Inizio facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono la mia prima maglia alta, quindi vado a segnare l'inizio del giro. Come vi ho fatto vedere per i giri precedenti, da qui ho 1, 2, 3 punti da lavorare tra le trecce, vedete? Tra le due trecce ho 1, 2, 3 punti da lavorare. Quindi vado a fare 3 maglie alte, uno, 2, 3, vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e ora vado a saltare sulle prossime 3. Vado a fare una maglia alta, e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi getto
entro nel secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2, getto, entro nel terzo punto, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 2 e chiudo 3. Questo deve essere il mio risultato. Quindi una maglia alta, 3 maglie alte, 3 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme. Da qui faccio una catenella, giro il lavoro, entro qui nel secondo punto e faccio una maglia bassa e una catenella. Segno l'inizio del giro, una maglia alta nel punto che segue e da qui vado a fare 6 catenelle perché vado a fare la parte della treccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a entrare al centro della treccia, prendo la maglia alta centrale, come ho fatto fino ad ora, e vado a fare la maglia bassissima. Da qui vado a fare una maglia bassa, e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praticamente proseguo come ho fatto per ogni riga, quindi vado a fare 3 maglie alte nei prossimi 3 punti, uno, due, tre e di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado ad entrare qui al centro della treccia e faccio una maglia bassissima. Praticamente vado a fare queste due trecce di nuovo. 5, 6. Vado a concludere con una maglia alta qui dove ho l'inizio del giro, quindi sgancio il marcatore e faccio una maglia alta. Così facendo
vado a sistemare, così facendo ho fatto una treccia e mezza, vedete? Questa è solo mezza treccia. Ora da qui faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, ora nel primo gruppo da 3 vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, nel secondo gruppo da 3 vado a fare una maglia alta nel primo punto e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, chiudo 2, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3, poi faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, qui faccio una maglia bassa e una catenella e ora vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro il lavoro, qui alla base vado a fare una maglia bassissima, poi faccio una maglia bassa e 6 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a concludere con una maglia alta. Qui dove ho messo il marcatore. Questo lato è terminato, come potete vedere ho terminato con metà treccia, non ho fatto la V per intero. Ora o andate a tagliare il filo e lo nascondete all'interno del lavoro, altrimenti se avete un gomitolino piccolo come me lo potete far passare all'interno, così vi si viene a creare un bel nodino. Poi tolgo questo marcatore che non mi serve più, in realtà non mi è proprio servito, giro il lavoro, devo andare a lavorare qui da quest'altro lato, lasciate il filo un pochino così che andremo dopo a incorporarlo all'interno del lavoro. Cerco di farvelo vedere bene. Devo andare a prendere 3 gruppi da 3 maglie alte, quindi c'è 1, 2,
3, entro qui, cerco di farveli vedere bene, prendo il filo, lo faccio passare, ora faccio 2 catenelle, 1, 2, queste serviranno per riprodurre l'inclinazione. Da qui getto, faccio 2 maglie alte nei prossimi 2 punti, 1, 2, 3 maglie alte nel prossimo gruppo da 3, 1, 2, 3, 3 maglie alte nel prossimo gruppo da 3, 1, 2, 3 e una maglia alta finale qui dove ho il marcatore. In totale, se volete, le andiamo a contare. Ne ho fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maglie alte. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa più una catenella che vanno a sostituire la mia prima maglia alta, quindi segno l'inizio del giro e ora vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il lavoro e vado a entrare qui al centro. Faccio una maglia bassissima, e ora faccio una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 maglie alte qui nel gruppo da 3 maglie alte, 1, 2, 3 e di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro sempre qui al centro e faccio una maglia bassissima. Proseguo con una maglia bassa,
6 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così ho fatto la prima V di trecce. Vado a proseguire ancora con 3 maglie alte nel prossimo gruppo da 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e ora vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a entrare qui al centro, faccio una maglia bassissima, poi una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a concludere il giro con 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3. Così ho fatto una treccia completa e una a metà. Poi faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa e una catenella. Questo è l'inizio del mio giro. E ora vado a fare 3 maglie alte nel primo gruppo da 3. 1, 2, 3, 3 maglie alte nel secondo gruppo da 3, 1, 2, 3 e una maglia alta qui dove c'è il marcatore. Ora di nuovo faccio una catenella, giro il lavoro, una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
entro qui al centro, faccio una maglia bassissima, poi una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a concludere questa riga con 3 maglie alte nel gruppo da 3 maglie alte, uno, due, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi getto, entro, prendo il filo, chiudo 2, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3. Questo è lo sgancio che non mi è servito. Anche qui o andate a tagliare il filo, altrimenti fate passare all'interno il gomitolo come ho fatto prima. Lascio un po' di filo anche in questo caso, vado ad entrare qui dove ho messo il marcatore, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e inizio con la prima maglia bassa. Qui ne devo fare 5 su questa riga piccolina, su questo pezzettino, quindi 1, la parte della treccia non la vado a lavorare le 3 maglie alte, quindi il filo lo vado a incorporare all'interno del lavoro. 2, 3, 4, 5. Ora proseguo facendo tutto un giro di maglie basse. Naturalmente dove trovo le maglie alte, come in questo caso, devo andare a fare all'interno 2 maglie basse, quindi entro, faccio una maglia bassa, una maglia bassa, dicevo qui dove trovo la maglia alta faccio 2 maglie basse, quindi 1, entro sempre nello stesso punto, 2, vado a proseguire facendo tutto il giro, tutto intorno, devo ritornare qui dove sono partita, faccio tutto un giro di maglie basse. Ora vado a realizzare la base della borsa e voglio che sia rigida, vi faccio vedere come fare. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i 2 fili. Da qui vado ad avviare 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 15 maglie bassissime. Quindi
1, io segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, una catenella, giro il lavoro. Ora guardate bene da dove esce il filo, vedete esce da qui, io trovo tutte V, V, V. Io vado a lavorare in costa superiore, quindi qui vado a prendere solo questo filo e vado a fare 15 maglie bassissime, quindi entro e conto 1, se non mi va di contare segno sempre l'inizio del giro, io ora conto per farlo vedere a voi, ma dopo non ho voglia di contare ogni riga, quindi vado sempre a segnare l'inizio del giro. Entro in costa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sgancio il marcatore, 15, una catenella, giro il lavoro e da qui vado a fare 15 maglie bassissime lavorando in costa. Terminata la base, non vi ho detto quante righe andare a fare, essendo molto compatta ci vuole qualche riga in più rispetto ai punti che avete lavorato, quindi semplicemente la andate a provare. Quando vedete che comunque sia va bene, prende la base della borsa, proseguiamo. Terminata la base, vedete io ho messo dei marcatori, vado semplicemente a provarla. Questo perché non vi dico quante righe fare, perché facendo tutte maglie bassissime e venendo una base rigida viene molto compatta, quindi serviranno più righe rispetto ai punti lavorati sulla borsa. Quindi quando ho raggiunto la lunghezza da me desiderata, inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, non entro nel secondo, entro nel terzo punto, inizio facendo una maglia bassa e una catenella. Come potete vedere è come se avessi fatto una riduzione. Segno l'inizio del giro perché questa maglia bassa e questa prima catenella sostituiscono la mia prima maglia alta. Ora faccio una maglia alta nel punto che segue, proseguo nei prossimi 3 punti facendo 3 maglie alte,
le divido sempre in 3 le maglie alte, almeno potete avere un quadro chiaro di quello che sto facendo. 1, 2, 3. Di nuovo 3 maglie alte, 1. Lavorando le maglie alte si entra nel punto per intero, 2, punto per intero, 3. Di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e vado a concludere con 2 maglie alte. 1, 2. Le andiamo a contare insieme, sono la prima che ho fatto facendo una maglia bassa e una catenella, quindi conto anche questa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maglie alte. Ora, l'ultimo punto non lo vado a lavorare perché, se vi ricordate, qui l'ho saltato. Dopo tanto andremo a rifinire, non vi preoccupate. Faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, come si fa di consueto, lavoro sempre da adesso in poi nel punto per intero e faccio una maglia bassa e una catenella. Questa sostituisce la mia prima maglia alta, quindi vado a segnare l'inizio del giro. E ora in questo caso vado a fare una maglia alta in ogni punto, quindi vado a fare 12 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi sono andata a ripetere la stessa identica riga. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, non entro nel secondo, entro nel terzo punto. È come se andassi a fare una riduzione. Faccio una maglia bassa più una catenella. Queste sostituiscono la mia prima maglia alta e vado a segnare l'inizio della riga. Da qui vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi fermo perché cerco di farvi capire meglio con un altro uncinetto.
Praticamente io sono in corrispondenza di questa. Ora ho il gruppo da 3. 1, 2, 3. Vedete? Parto da qui. Questa è la prima, che la sono andata a lavorare, quindi è la mia corrispondente. Conto 1, 2. La seconda proseguo fino ad arrivare qui, dove andrò a mettere la mia maglia bassissima. Se volete contare da sotto, sono 1, 2, 3, devo andare a lavorare la quarta, d'accordo? Qui. Entro, faccio la mia maglia bassissima, giro il lavoro, perché da qui vado a fare una maglia bassa e 6 maglie mezze alte. Fortunatissima, mi becco il nodino proprio sulle maglie mezze alte. 1, cerchiamo di coprirlo. 2, 3, 4, 5, 6. Poi questo lo vado a sistemare, vedete? Ho trovato il nodino proprio qui. Cerco di nasconderlo meglio dopo. Queste codine le vado a infilare dentro col lago e anche il nodino non si vedrà più. Lo vado a sistemare sotto. Proseguo facendo 3 maglie alte nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e ora 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio la maglia bassissima qui e vado a fare la solita treccia. Proseguo con 3 maglie alte nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3. Quindi 1, 2, 3 e ora vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi fermo di nuovo perché vi faccio vedere dove collegarvi alla base. Praticamente questa corrisponde alla maglia alta che ho appena lavorato, quindi vado a vedere le prossime 3. 1, 2, 3. Devo andare in questa centrale, proseguo e mi vado a collegare qui e vado a fare la maglia bassissima. E vado a proseguire. Fatta anche questa treccia, 3 maglie alte nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3 e di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Mi vado a ricollegare qui e vado a fare la solita treccia. Fatta anche questa treccia, vado a concludere con una maglia alta nell'ultimo punto qui, quindi non lavoro questo, lo lascio questo. Direte perché hai messo il marcatore? Perché così sono sicura che non sbaglio. Quindi questo lo sgancio, vedete? Non l'ho lavorato. Vedete, c'è come un gradino. Poi questi gradini li andremo ad appianare con le maglie basse, Poi proseguo facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, quindi qui, nella prima maglia alta entro proprio, faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono la mia prima maglia alta, io vado a segnare l'inizio del giro e ora vado a fare 9 maglie alte, una in ogni punto, quindi vado a partire al centro delle trecce, vedete qui, 1, velocizziamo, 2, 3, 4, 5, 6, al centro della treccia 7, 8, 9. Nell'ultimo punto lavorato, qui dove ho messo il marcatore, questa volta lo vado a lavorare, quindi vado a fare una maglia alta finale. Vedete, ho una maglia alta, 1, 2, 3 gruppi da 3 e una maglia alta. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, una maglia bassa, una catenella, segno l'inizio del giro, queste sostituiscono la mia prima maglia alta e ora vado a lavorare i punti così come mi si presentano, quindi direttamente 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi faccio vedere solo in questa dove collegarvi. Vedete? Ho il gruppo da 3. 1, 2, 3. Vado al centro e mi vado a collegare qui. E vado a fare queste trecce. Completate le trecce, vado a concludere con una maglia alta qui dove ho il marcatore, quindi questa volta il marcatore mi è servito. Oh, scusate, una maglia alta. Proseguiamo con una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, quindi questo al centro della treccia, vedete? E faccio una maglia bassa più una catenella e segno l'inizio della riga. E ora vado a fare 8 maglie alte, inizio con 2, 1, 2, 3 maglie alte, 1,
2, 3 e concludo con 3 al centro della treccia. 1, 2, 3. In totale ne devo avere 9. 3, 6, 9. Ora faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, ora vado a fare 2 maglie alte nei prossimi 2 punti, 1, 2 e ora vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete, ho le 3 maglie alte, 1, 2, 3, quindi vado in corrispondenza della centrale e proseguo 1, 2, 3, vado a collegarmi qui, praticamente sto in corrispondenza delle prime trecce, vedete? Faccio una maglia bassissima, poi una maglia bassa e 6 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a fare 3 maglie alte nei prossimi 3 punti, 1, 2, 3 e di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il lavoro, mi vado a ricollegare qui, faccio una maglia bassissima, una maglia bassa e 6 maglie mezze alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a concludere con 3 maglie alte, 1, 2, sgancio il marcatore, 3.
Da qui faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, faccio una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro. Ora vado a fare di nuovo 8 maglie alte, quindi vado a lavorare una maglia alta in ogni punto, senza fare riduzioni. 1, 2, poi faccio il gruppo da 3, 1, 2, 3 e di nuovo il gruppo da 3. 1, 2, 3. Di nuovo una catenella, giro il lavoro. Questa volta è come se andassi a fare una riduzione perché non entro nel primo, non entro nel secondo, entro nel terzo punto, faccio una maglia bassa e una catenella, segno l'inizio del giro, ora faccio una maglia alta nel prossimo punto e 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il lavoro, vado ad entrare al centro qui della treccia, faccio una maglia bassissima e vado a fare tutta la treccia come sapete. Andiamo a vedere in chiusura come fare. Vedete, ho fatto le trecce con le 3 maglie alte al centro. Vado a concludere con 2 maglie alte come ho iniziato. 1, 2, quindi il marcatore non lo sono andata a toccare, lo sgancio e basta. Proseguo con una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, faccio una maglia bassa e una catenella e segno l'inizio del giro. Ora vado a fare 6 maglie alte, quindi una maglia alta qui, il gruppo da 3 maglie alte al centro della treccia, 1, 2, 3 e concludo con 2 maglie alte. 1, tolgo il marcatore, 2, proseguo con una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, non entro nel secondo, entro nel terzo punto, inizio con una maglia bassa e una catenella, questo sostituisce la mia prima maglia alta, quindi vado a segnare l'inizio del giro e ora vado a fare subito 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a fare altre 2 trecce. Come potete vedere ho fatto le trecce e al centro ci sono le 3 maglie alte. Vado a concludere con una maglia alta prima del marcatore, quindi qui.
Ok, da adesso in poi vado a ripetere questa sequenza fino a raggiungere la lunghezza del manico da me desiderata. Questa è la base, qui c'è la parte laterale e poi abbiamo tutto il manico. Lo andiamo a misurare insieme, così vi dico quanto l'ho fatto lungo io. Io in realtà sono andata ad inserire il braccio e lo sono andata ad appoggiare alla spalla e per me quella è la lunghezza giusta. Quindi il manico io l'ho fatto lungo, lo vado a misurare, guardate, vedete qui è largo e poi si restringe dal primo restringimento, quindi da qui io l'ho fatto 50 centimetri. Poi sono andata a tagliare il lavoro lasciando un bel po' di filo. Ora vado a lavorare sul lato opposto della base. Vado a girare il lavoro dalla parte, diciamo, corretta. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio i due fili. Non entro nel primo, entro nel secondo punto, di modo che è come se avessi già fatto una riduzione. Prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto, faccio una maglia bassa più una catenella. E ora vado a fare 12 maglie alte, una in ogni punto. Vado praticamente a ripetere dalla riga 1 alla riga 9. Quindi sono andata a fare dalla riga 1 alla riga 9 e questo è il risultato. Prima di andare a chiudere il manico vado a fare un giro di maglie basse, tutte intorno, anche intorno al manico. Vi faccio vedere. Vado praticamente a tornare indietro e vado a fare una maglia bassa in ogni punto. Naturalmente non c'è un numero preciso di maglie basse, dovete fare un po' ad occhio. Serve solo per fare, per avere una rifinitura e non vedere questi brutti gradini. Quindi semplicemente una catenella e inizio. Qui dove ho la maglia alta faccio 2 maglie basse. 1, 2, poi una maglia bassa, mi trovo di nuovo in corrispondenza della maglia alta, praticamente sono tutte maglie alte, quindi faccio quasi tutte maglie basse doppie. Vedete, così va via il gradino. Prima ho detto a occhio il numero delle maglie basse, in realtà sì, dovete andare ad occhio a metterle, però dovete contare qui il numero di maglie basse che avete fatto lateralmente alla borsa. Qui andate a contare perché poi dovranno combaciare, perché le andremo ad unire insieme. Il numero di maglie basse che ho qui dovrà corrispondere al numero di maglie basse che ho qui, perché andranno cucite insieme. Quindi io vado a mettere dei marcatori, come potete vedere ho messo dei marcatori. Mettete dei marcatori mano a mano e andate a contare e fate in modo che corrispondano. Come potete vedere io sono andata a contare il numero di maglie basse e
sono andata a mettere gli stessi marcatori. Qui ne ho 20 ad esempio e qui ho fatto 20 maglie basse, quindi a occhio, ma fino a un certo punto. Dovete fare lo stesso numero. Poi sono andata a fare la base, eccoli, con lo stesso colore di marcatori. E poi sono andata a fare quest'altro lato. Ora io ho deciso di rivestire la borsa, ma potete anche lasciarla così perché viene carinissima. Quindi vi faccio vedere come faccio io. Ho già iniziato. Semplicemente sono andata a prendere una stoffa delle dimensioni dei miei pezzi. La vado a ripiegare come a creare un bordino. Se volete che non si sposti, potete mettere delle mollette. E mano a mano andate a cucire. Io vado a lasciare un piccolo bordino, naturalmente non sarò precisissima perché è fatto a mano, non è fatto con la macchina da cucire, insomma. Però vi assicuro che è ben rifinita e il risultato è molto bello. Così facendo vado avanti e faccio tutto il bordo intorno di tutti i pezzi. Questo è il risultato della borsa rivestita. Naturalmente la chiusura lampo la sono andata a cucire con la borsa aperta, altrimenti sarebbe stato quasi impossibile cucirla. Ora, io sono andata anche a rivestire la base e la parte laterale. Come potete vedere, il manico non lo sono andato a rivestire, tanto il manico non mi servirà rivestito. Ora vado a posizionare bene i marcatori. Io ho messo i marcatori dello stesso colore in base alla posizione della borsa e al numero di maglie basse. Io non sono andata a tagliare il filo. Entro nella prima maglia bassa, faccio una catenella, vado ad unirmi qui al colore verde perché come avete potuto vedere ho tolto il colore verde e inizio facendo una maglia bassa in ogni punto. Poi entro nel secondo punto, esco nel secondo punto della borsa, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una maglia bassa. Entro nel terzo punto ed esco nel terzo punto della borsa. Prendo il filo, lo faccio passare e faccio una maglia bassa. Così facendo vado a fare tutto il giro intorno alla borsa. Non so se riesco a metterlo a fuoco bene, eccolo. Ho cucito tutto il contorno e ora vado ad unire questa parte. Praticamente la treccia deve corrispondere con la treccia. Vedete la treccia e la treccia.
le metto in corrispondenza. Vado ad agganciare il marcatore per non sbagliare, voi potete anche non metterlo, E ora con ago e filo vado a cucire. Ora vado ad utilizzare un ago di colore fluo per farvi vedere bene cosa vado a fare. Praticamente vado a cucire le due estremità del manico, niente di più semplice. Quindi, come vi ho detto, cerco di farvelo vedere bene. Entro nel primo punto ed esco nel corrispondente. E tiro il filo e proseguo così. Entro nel primo e esco nel corrispondente, quindi vado a unire le due parti fino a chiudere tutto il manico. Questo è il risultato finale. Il tutorial è finito. Se volete, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!